Ciao ragazzi, eccoci qua con questa seconda parte del tutorial sulla digitalizzazione di un segnale audio. Nella prima parte abbiamo visto la sezione ADC, ovvero analogico digital converter. Quindi abbiamo ottenuto un segnale discreto da 1 continuo in funzione della frequenza di campionamento, della anche profondità in bit. Ok, quindi alla fine abbiamo ottenuto questo fatidico segnale digitale che può essere ovviamente trasportato e archiviato. Apro e chiudo una parentesi molto significativa, perché vorrei precisare che un segnale digitale non è un segnale astratto che non ha una forma fisica, in modo più assoluto. Quando si trasportano segnali digitali sia in locale che non, questi vengono trasportati o in forma, diciamo, sotto forma di luce luminosa o segnale elettrico. Quando viene fatto sotto forma di variazione luminosa, questa, diciamo, si parla prevalentemente di un cavo ottico Torx Link. Quando c'è luce ha un valore, diciamo, binario 1, non c'è luce è un valore binario 0 e si possono, diciamo, estrarre dati in questo modo. Diversamente, quindi in tutti gli altri casi, quando abbiamo un cavo USB, HDMI, abbiamo un SPDF, Ethernet, si lavora in piccole tensioni, ovvero, e parlo mediamente, non nel caso specifico, perché ogni interfaccia può avere, diciamo, la sua tensione di riferimento, ma il range è questo, da 0 a 5 volt, ok? In un valore binario, in forma tensione, questa può assumere un valore che va da 0 volt a 0,8, è un valore 0 come binario. Bene, diversamente, una tensione che oscilla, quindi può essere da 2 a 5 volt, un valore binario 1, ok? Quindi, essendo un segnale, diciamo, elettrico, anche di piccolo valore, questo è suscettibile, diciamo, alle interferenze, a tutte quelle, diciamo, complicazioni alle quali può essere soggetto un campo elettrico, a maggior ragione se è così piccolo. Quindi non è vero nel modo più assoluto che quando abbiamo un segnale digitale questo è inattaccabile, nel modo più assoluto. È un segnale elettrico, piccolo addirittura, quindi è soggetta all'interferenza elettromagnetica, alla, diciamo, capacità del cavo di trasportare o meno un segnale così piccolo elettrico, e quindi di conseguenza a tutte le problematiche, ripeto, sto ripetendo, tutte le problematiche legate alla trasmissione di un segnale elettrico, a maggior ragione se è così piccolo. Quindi non è vero nel modo più assoluto che quando abbiamo un segnale digitale questo è inattaccabile. No, nel modo più assoluto. Ok? E chiudiamo questa parentesi. Ora che abbiamo questi dati, ok, che possono essere, come dicevo, archiviati o trasportati, lo si può fare sia in modo locale che non. Questi hanno bisogno di interfaccia o protocolli, ok? Quando questi dati vengono scambiati in modo locale, addirittura sulla PCB o attraverso un integrato, quindi si parla generalmente di comunicazione interna chip to chip, si avvalgono di questo standard chiamato I4S, ok? Quando c'è un'esigenza di un multicanale, questo si evolve nella TDM, ok, che è una variante dell'I4S, e addirittura quando si va a gestire un grosso flusso dati in modo nativo di VSD, questo si evolve ancora nel over I4S. Bene,
Quando invece i dati debbono essere trasportati non più chip to chip, quindi sulla PCB, ma un pochino più lontani verso diversi dispositivi, si usano diverse interfacce, tra le quali la SPDF, quella ottica appena abbiamo esaminata, Toslink, che fa uso della luce, tra parentesi, la classica coessale, l'RCA, la AES o la EBU, che poi sarebbe il classico bilanciato XRL, il fatidico e famoso USB, in questo caso audio per noi, sia 1 che 2, che sono ancora attivi, l'HDMI, le ARC, ok? E il Thunderbolt. Questo qua mi sembra che sia un brevetto di Intel insieme alla Mac abbia fatto questo, diciamo, standard, che è molto diffuso in campo professionale perché ha una bassissima latenza ed è molto 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 compatibile. Si usa molto, diciamo, nel campo audio, anche se è poco diffuso. Diversamente dal non locale, quindi quando bisogna trasmettere questi dati a una certa distanza ci si avvale della una rete LAN, che sia anche magari locale, diversamente diventa internet o non intranet, si fa uso dei classici protocolli TCP/IP, ovviamente. Poi ci sono, diciamo, dei sottoprotocolli, se così lo vogliamo diciamo, denominare, che possono essere quella per la condivisione dei media nella rete locale, la UPnP, DLNA. Poi ci sono quelli proprietari, ovviamente facciamo come esempio il Room Ready, lo Spotify Connect, solo per portare qualche esempio, ovviamente, ma ci sono anche altri e diversi. Per quanto riguarda invece l'Ethernet audio in campo pro, c'è lo standard Dante, per gli addetti ai lavori sicuramente non è una novità, magari per altri sì, è molto diffuso questo Dante. Poi c'è la VB, la S67 per la Pro Audio e tanto per non perderci il nostro Bluetooth con le sue infinite diciamo variabili per quanto riguarda i suoi codec, SBC, ACC e la PX in tutte le sue versioni e LDAC. Forse me ne sfugge qualcuno. Comunque sia, quando oramai i dati sono stati archiviati, quindi sono stati trasportati e c'è la necessità di, in questo caso, di riprodurre, perché parliamo di audio, questo pacchetto salvato o archiviato, sappiate che questo non può essere inviato direttamente al DAC, ma necessita, diciamo, di un software o di un player che possa gestire questo file, perché lo deve, tra parentesi, interpretare, perché il file deve essere aperto, deve essere codificato, deve essere decompresso, compresso, deve essere manipolato affinché il DAC lo possa gestire al meglio, anche per le sue compatibilità, ok? Ma comunque questo software è quello che prepara tutto il pacchetto dati da inviare al DAC, quindi è fondamentale, ok? Ed infine, quando ha decodificato, ha formato, diciamo, tutto il RAW, che poi deve aprire, diciamo, un file cosiddetto o di origine, no? O grezzo, se lo vogliamo chiamare così, lo prepara, ok? E lo manda tramite un buffer al DAC. Ancora prima si può anche manipolare attraverso il DSP questo file, ok? In che modo? In tantissimi modi. Si può fare un upsampling, un oversampling, un downsampling, un resampling, si può fare applicare un filtraggio, si può applicare un tethering, un'equalizzazione per il controllo, voglio dire, dell'ambiente, si può fare delle conversioni, si possono fare delle decodifiche. Ovviamente, questo perché prima? Perché il DAC lavora in real time e se lo carichiamo
soprattutto quando lavoriamo su DAC consumer, quindi di fascia bassa, se si sovraccarica può commettere errori e non avere tempo di correggerli, e quindi è meglio che si faccia prima. Ma comunque sia, ci deve essere, è preciso, un software di norma, un player, ma potrebbe essere anche un software legato al player stesso, prima di arrivare al chip, non al player, diciamo, come prodotto, al DAC, perdón, non come prodotto, ma proprio al chip sto parlando, prima che arrivi al chip per essere elaborato e trasformato in analogico, questo deve essere preparato, ok? Deve essere interpretato e formattato per certi versi, per poterlo gestire al meglio il DAC, ok? Bene, quindi finalmente, dopo tutto questo, arriva questo pacchetto dati al nostro DAC, che lo deve convertire finalmente in un segnale analogico, ok? Quello che ci serve per poterlo poi ascoltare. E in che modo lo farà? A secondo la sua natura, struttura e tecnologia, che oggi come oggi sono sostanzialmente due e forse per lo più tre. Inizialmente ce n'era solo una, la prima, la più vecchia, ormai obsoleta, che sarebbe per certi versi la multibit a resistenze pesate. Effettivamente è una tecnologia vecchia, obsoleta, difficile da gestire quando si vogliono ottenere multibit, infatti non superava gli 8 bit, 10 bit, ok? Perché effettivamente c'era questa problematica legata alle resistenze che dovevano essere molto vicine come valori, ok? Dicevo, sono grosso modo tre oggi, la monobit, multibit e quella ibrida. La più diffusa è la monobit oramai, attraverso la fatidica delta sigma, che sostanzialmente è un oversampling che utilizza un solo bit per confrontarlo, ok, ad altissima frequenza. Anche il famoso DSD fa parte di questa famiglia, monobit, ha una frequenza ancora più alta, ok, di modulazione. E poi abbiamo la multibit, ok? Tra queste, come stavo accennando, c'è quella a resistenze pesate, la nostra fatidica e voglio dire molto apprezzata tecnologia RWR da tutti, diciamo, gli audiofili, anche io ovviamente. Poi c'è la current steering, ok? Che lavora su due processi, che poi sostanzialmente è quello che viene usato nella forma più ibrida. C'è quello che fa uso dei condensatori, come invece di utilizzare la tensione utilizza la carica sostanzialmente, ok? E come vi stavo anticipando, c'è oggi la più diffusa soprattutto in campo AD è quella ibrida, che fa uso della multibit, ok, nella fattispecie la current steering, e la monobit con la delta sigma, ok. Ovviamente ci sono tantissime forme, tantissime applicazioni variabili, un mondo infinito. Ovviamente sto andando per sommi capi, ma per farvi capire grosso modo come funziona. Poi si può approfondire nel modo migliore attraverso internet, testi specifici e quant'altro, ok? Noi stiamo andando sempre e comunque per concetti. Una nota particolare, ci tenevo a portarla in evidenza, per quanto riguarda gli amplificatori in classe D, che oramai tutti dicono no, classe D non sta per digitale, non è un errore, ahimè no, è un errore proprio questo. Un amplificatore in classe D può essere digitale, assolutamente sì. Ok, quindi è sbagliato dire che non è digitale. Non può essere sempre digitale, certo, ma può essere anche digitale. Perché, come abbiamo visto nel tutorial, pardon, proprio dell'abitudine in classe D, questo si avvale di questa tecnologia PWM o PDM per quanto riguarda la Pulse Wide Modulation, la Pulse Density Modulation, che in effetti è una sorta di diciamo one bit, quindi una modulazione ad altissima frequenza. Quindi in questo caso, ok, non c'è necessità di un DAC. Quindi laddove
l'amplificatore in classe D accetti solo segnali digitali, in questo caso l'amplificatore in classe D è un full digital, ok? Tranquillamente. Si può considerare digitale in questo caso l'amplificatore in classe D perché accetta solo segnali digitali, questi vengono modulati dal PWM come il 1 bit, si massa in amplificazione e poi si filtra. Uguale, ok? In questo caso è un amplificatore digitale. Ci tenevo a chiarire questo aspetto. Ok, ci sono anche prodotti commerciali, mi sembra che la Texas Instrument abbia fatto un integrale che si chiama Pure PET, una cosa del genere, o Infinero, che si avvale proprio di questa tecnologia, diciamo, del classe D full digital. Ok, ovviamente si accetta anche analogico, un segnale analogico in questo caso non è un full digital. Comunque sappiate che il classe D, l'amplificatore in classe D, può essere definito digitale, ok? Non è un errore. Bene, quindi dopo che il nostro segnale è stato convertito in analogico, questo dipende ancora, ok? Da cosa? Dal filtro ovviamente deve essere filtrato, soprattutto quando si lavora ad alta modulazione, soprattutto per un DSD, il filtro deve essere di qualità e deve essere anche molto molto, diciamo, in un certo modo forte, ok? Prestante. Poi, ovviamente, quando c'è la trasformazione in analogico c'è lo stadio di uscita, i cosiddetti pre-out, ok? Se questo è a discreti, a operazionali, a integrati, la qualità dello stadio di uscita audio è fondamentale. Innanzitutto, innanzitutto lo stadio di uscita, ok? E come abbiamo visto, siccome il trasporto di questi segnali, piccoli segnali che sono delle piccole tensioni, è ovvio che l'alimentazione è fondamentale, deve essere stabile e pulita, ovvio, ok? Quali sono le tendenze attuali? Diciamo per il prosumer, consumer, c'è questo delta sigma che ormai spopola, voglio dire, in tutto e per tutto, ok? Soprattutto ormai che si è tutto basato sul CMOS, di prodotti commerciali ce ne sono a iosa, ok? Ci sono famosissimi l'RS 9098, la K 4499, il Cirrus 43198 e chi ne ha più ne metta, ok? Mentre per quanto riguarda l'alta fedeltà, l'audiofilia, è ovviamente quella più ricercata è la R2R per ovvi motivi, anche se consuma di più, è più ingombrante, ma nel campo audiofilo questi sono parametri che non hanno nessun valore, quindi si cerca questa tecnologia e di esempi commerciali ce ne sono tantissimi, qua ve ne ho messi qualcuno come la Rogma Wave Dream, la Holo Audio May, la Denafrips Terminator e la MSB Technology che fanno, diciamo, questi DAC R2R e anche la Total DAC, ok? Mentre per quanto riguarda il campo professionale, ovviamente è la multibit, sicuramente a bassissime latenze. Di esempi commerciali ce ne sono anche in questo caso la RME, la Prism Sound, la Linux e la Burr Audio, ok? Quindi per concludere, qual è la soluzione migliore? Partendo dal presupposto che il file da inviare deve essere gestito da un player per tutte, diciamo, le compatibilità, le codifiche, le manipolazioni che deve essere fatto a questo file per poter essere gestito al meglio dal nostro DAC, è importante il player. È importante l'architettura, certamente se è chip è integrato, ovvio che è importante. Sono importanti anche i protocolli, ovviamente sì, il clock è certamente, l'alimentazione è certamente, i filtri, come no, lo stato di uscita l'abbiamo visto, certo che è importante, molto importante, i cavi è certo che sono importanti, è importante tutta la compatibilità elettromagnetica, quindi tutto il progetto in sé,
come è stato implementato e studiato. È importante, certo che è importante. Quindi quando si hanno degli ottimi DAC e ci si riferisce solo al chip, è sbagliato, ok? Perché si possono avere dei chip diciamo importanti che possono suonare bene, ma non per colpa del chip, per tutto quello che sta intorno al chip, per come è stato diciamo ingegnerizzato il circuito, studiato. Il chip è una di tante, diciamo, uno dei tanti fattori che può determinare la qualità, non l'unico, anzi forse è quasi l'ultimo. Si possono avere chip diciamo economici che suonano molto bene perché tutto il circuito è stato studiato a dovere, ok? Bene, io mi fermerei qua, sì, mi fermo qua. Spero di non aver tralasciato nulla di importante, ovviamente l'argomento è molto ampio, io ho estremizzato al massimo, più di questo non potevo, ho cercato di usare terminologia abbastanza comune per cercare di rendere diciamo, l'argomento accessibile a tutti. Ovviamente vi ho lasciato e non vi ho accennato, ma era per iscritto, per chiunque voglia fare una ricerca e approfondire, basta cercare su internet quando vi ho messo per iscritto e non ve l'ho citato, ovviamente per andare anche più veloci. Bene, dicevo, mi fermo qua, spero di non aver commesso qualche grosso errore, eventualmente me lo segnalate e correggiamo comunque in qualche modo. Se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace per darmene atto, ovviamente la cosa non mi può far che piacere. Dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!